La musica di Super Mario Land 2 Six Golden Coins è un piccolo capolavoro. Questo gioco è stato rilasciato in Giappone nel 1992 ed ha una struttura semplice ed elegante. Abbiamo una rosa di quadri e alla fine di ognuno c'è un gettone da recuperare. I 6 gettoni aprono l'accesso all'ultimo livello e al boss finale. La colonna sonora diversifica bene ogni livello, ogni area della mappa è efficacemente connotata dalla musica che ne esalta l'atmosfera e il mood. Ma ciò che sorprende è la coerenza compositiva. La colonna sonora di Super Mario Land 2 è come una piccola raccolta di variazioni. Ognuno dei 6 mondi sfrutta una variazione musicale del tema principale, esposto nel primo quadro. Il compositore Katsumi Totaka riprende questo principio della variazione che era già stato utilizzato dal compositore Koji Kondo in altri giochi della serie. Parliamo del tema principale. È vivace e giocoso. La prima frase alterna un arpeggio ascendente a uno discendente, rappresentando il sali e scendi tipico dei livelli del gioco. Da sempre la musica per videogiochi utilizza un approccio visuale plastico, rappresentando gli elementi a schermo con la loro direzionalità. Pensate alla musica semplicissima di un videogioco come Space Invaders. A quel tempo le possibilità della colonna sonora erano tecnicamente molto limitate, eppure la musica esalta l'immagine in maniera piuttosto efficace, utilizza 4 note discendenti che si ripetono e si fanno sempre più veloci, metafora sonora dei nemici a schermo che calano minacciosamente verso la terra. La musica per videogiochi favorisce e veicola l'interazione, stabilisce il ritmo e il livello energetico della performance. Questo tema, denominato non a caso tema atletico, è un invito a muoversi e a saltare vivacemente, a cercare molto in alto e molto in basso. Notate come la seconda semifrase inizi in basso di più di un'ottava. Ma cosa rende così giocoso questo motivo? È questo utilizzo delle alterazioni cromatiche, note estranee all'accordo di base, che ingannano l'orecchio, lo sorprendono con dei piccoli tranelli melodici. Notate questa cellula sempre cromatica? È il nucleo su cui si basa tutta la frase successiva. Questo periodo musicale ha una grande coerenza interna, un equilibrio neoclassico quasi, tra le frasi e le semifrasi. Ascoltate il finale del brano. Questo finale ritorna come leitmotiv in tutto il gioco, quando il personaggio muore. È molto interessante che la musica della morte sia il finale del tema principale. Il tema rappresenta un po' Mario stesso ed è come se la fine del tema fosse anche la fine del personaggio. Ma torniamo alla variazione. Facciamo un esempio di questo principio di variazione continua. Nel livello Space Zone, Mario vola nello spazio. Qui ascoltiamo una versione del tema, ma stavolta in 3/4, con l'andamento tipico del valzer. La leggerezza fluida del valzer rende bene l'atmosfera del livello, è come danzare tra le stelle. Il tema compare per esempio frammentato, alternato ad altro materiale, quando Mario si avventura nella casa dei fantasmi. Il tema sembra sdoppiarsi, da una parte l'accenno a Mario e dall'altro a qualcosa di basso e cupo che avanza. Sembra quasi un dialogo tra 2 personaggi. Questo rappresenta bene la doppiezza dei fantasmi di Super Mario. Se li guardi restano immobili, ma se ti volti avanzano lentamente. Nel livello marino ascoltiamo una versione del tema con un basso di bossa nova che ci catapulta subito in un mood caraibico. Ma in che ordine verranno eseguite queste variazioni del tema principale?
La cosa interessante è che non verranno eseguite in un ordine preciso, sarete voi a comporre la partitura scegliendo di affrontare i livelli nel modo in cui volete. È praticamente una composizione di musica aleatoria. La musica aleatoria è una corrente della musica del Novecento in cui c'è sempre un elemento casuale, aleatorio. Mi riferisco a brani come Concert for Piano and Orchestra di John Cage, oppure al Klavierstücke di Stockhausen, in cui è l'esecutore a scegliere l'ordine con cui suonare alcuni frammenti precostituiti. Ma torniamo a Super Mario. Nel livello Macro Zone, Mario rimpicciolisce. Tutto intorno a lui è gigantesco: formiche, erba, i vasetti da cui emergono le piante carnivore. Qui ascoltiamo il tema principale, ma stavolta con i valori dimezzati, più piccoli. 2 note piccole al posto di una grande. Sembra di ascoltare i piccoli passettini di Mario che si muove tra tutti questi oggetti giganteschi. Nel livello Horror Pumpkin Zone ascoltiamo lo stesso tema ma scomposto, fatto a pezzi. La testa del tema è accennata dal basso, l'atmosfera è cupa e orrorifica. Le varie parti del tema sono inframmezzate da strani suoni che puntano a creare un'atmosfera estraniante e spaventosa. Alla fine la testa del tema viene coinvolta al basso in una progressione dal sapore baroccheggiante. Mentre un clavicembalo in 8 bit oscilla su questo intervallo di seconda, tipicamente associato a una tensione palpabile. Ci ricorda un po' la musica inquietante dello squalo o quella della nona sinfonia di Dvorak a cui lo squalo si ispira. Una volta raccolti tutti i gettoni avremo accesso all'ultimo quadro, dove ci aspetta il boss finale, la tensione è al massimo. Ascoltiamo di nuovo la testa del tema, ma stavolta si sofferma proprio su quel cromatismo che avevamo notato all'inizio. Quel grado intermedio assume così un altro valore musicale e retorico. È una nota estranea, tensiva. Soffermarsi proprio lì significa comunicare all'orecchio un senso di grande tensione. Perfetto per rendere l'atmosfera tesa del livello finale. Il basso ostinato che ripete sempre la stessa nota suona minaccioso, come qualcosa di pericoloso che si sta avvicinando, e queste incursioni della melodia sulla scala minore armonica suonano orientaleggianti, estranianti. Non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. In questo gioco compare per la prima volta il personaggio di Wario, ed è proprio lui, il boss finale. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Questa è Pixel Fuga, la mia rubrica in cui parlo e analizzo la musica dei videogiochi. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e vi saluto. Al prossimo video!